Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Osservate, Dompa Copyright Farmaceutici SPA. Ultimo aggiornamento. 16 marzo 2022. Cosa osservate? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere osservate durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa osservate? Osservate a un farmaco a base del principio attivo Cenegermin, appartenente alla categoria degli oftalmologici e nello specifico altri oftalmologici. È commercializzato in Italia dall'azienda Dompa Copyright Farmaceutici SPA. Osservate può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Osservate 20 mcg/ml collirio, soluzione 7 flaconcini multidose da 1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Dompa Copyright Farmaceutici SPA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo Cenegermin. Gruppo terapeutico oftalmologici. Forma farmaceutica. Collirio. Indicazioni: trattamento della cheratite neurotrofica moderata, difetto epiteliale persistente o severa, ulcera corneale, negli adulti. Posologia: il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un oftalmologo o da un operatore sanitario qualificato in oftalmologia. Posologia: adulti. La dose raccomandata a una goccia di osservate nel fornice congiuntivale inferiore dell'occhio interessato / degli occhi interessati, 6 volte al giorno ad intervalli di 2 ore, iniziando al mattino ed entro 12 ore. Il trattamento deve essere continuato per 8 settimane. Nei pazienti con infezione oculare, tale infezione deve essere trattata prima di iniziare la terapia con osservate, vedere paragrafo 4. Se viene saltata una dose, il trattamento deve essere continuato normalmente alla successiva somministrazione programmata. La dose saltata può essere somministrata successivamente, entro le 12 ore del periodo di validità del flaconcino giornaliero. Ai pazienti deve essere consigliato di non instillare più di una goccia nell'occhio interessato / negli occhi interessati per ogni somministrazione. Popolazioni speciali. Anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti con età pari o superiore ai 65 anni. Compromissione epatica e renale. Il medicinale non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica o renale. Tuttavia non ha considerato necessario l'aggiustamento delle dose in queste popolazioni. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di questo medicinale nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni non sono state stabilite. Non vi sono dati disponibili. Modo di somministrazione: solo per uso oftalmico. Precauzioni che devono essere prese prima della somministrazione del medicinale. Ai pazienti deve essere detto di lavarsi le mani prima dell'uso. Osservate deve essere somministrato usando solo il sistema di erogazione associato, adattatore del flaconcino e pipette, secondo le istruzioni illustrate nel paragrafo 6. Deve essere usata una singola pipetta per applicazione. Se viene usato più di un prodotto oftalmico, i colliri devono essere somministrati ad almeno 15 minuti di distanza l'uno dall'altro, per evitare di diluire l'altro prodotto. Se vengono usati un unguento oculare, un gel o un altro collirio viscoso, questi devono essere somministrati 15 minuti dopo il trattamento con osservate, vedere anche paragrafo 4. In caso di uso concomitante di lenti a contatto, vedere paragrafo 4. Per le istruzioni sulla preparazione e la manipolazione di questo medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: rischio di necrosi asettica o imminente perforazione della cornea. È importante valutare il rischio di necrosi asettica o perforazione corneale imminente e la necessità di sottoporsi a chirurgia di emergenza. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Durante il trattamento con Oxervate possono essere usati altri prodotti oftalmici topici, se usati a 15 minuti di distanza, con l'eccezione di agenti noti per inibire la riparazione epiteliale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Oxervate durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Oxervate durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati sull'uso di Cenegermin in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali con Cenegermin non indicano effetti dannosi diretti o indiretti per quanto riguarda la tossicità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il trattamento altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, poiché copyright può provocare temporaneo offuscamento della vista o altri disturbi visivi, che possono durare qualche minuto dopo la somministrazione. Se al momento dell'istillazione si verifica offuscamento della vista, il paziente deve aspettare che la vista si sia schiarita prima di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate più comunemente nei pazienti affetti da cheratite neurotrofica e trattati con Oxervate durante gli studi clinici includono dolore oculare, 11,1%, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. È improbabile che si verifichi un sovradosaggio topico o che questo sia associato a tossicità. Un sovradosaggio topico di Cenegermin può essere lavato via dall'occhio/dagli occhi con acqua tiepida. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici, altri oftalmologici, codice ATC, S01XA24. Meccanismo d'azione. Oxervate contiene Cenegermin, una forma ricombinante del fattore di crescita nervoso umano. Il fattore di crescita nervoso ha una proteina, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Cenegermin viene in gran parte rimosso dall'occhio attraverso la produzione di lacrime e attraverso il dotto nasolacrimale. La porzione minore viene assorbita principalmente nella congiuntiva e nel tessuto periorbitale. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, sistema nervoso centrale, tossicità a dose singola, tossicità a dosi ripetute, tossicità per elenco degli eccipienti: trialosio di idrato, mannitolo, disodio fosfato di basico, anidro, sodio fosfato monobasico, di idrato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, L-metionina, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, sodio idrossido, azoto. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.